Allora, per il prossimo intervento, come intervento, lasciatemelo dire, scoppiettante, il primo aggettivo che mi viene in mente, vorrei prima di tutto la professoressa qui accanto a me, la nostra Laura, se arriva l'applauso ne è assolutamente lieta. La professoressa Laura Giovannelli, che tra l'altro tradurrà l'intervento del prossimo relatore, che ho già detto è molto scoppiettante, in quanto lui è inspector per l'associazione tedesca Garden Center, ambasciatore per il congresso 2017 dell'Associazione Internazionale Garden Center in Canada, e tra l'altro è qui per presentarci due progetti meravigliosi. Sono due viaggi studio, uno che si svolgerà il prossimo luglio in Germania e successivamente a settembre in Canada. E il personaggio che vi presento, come già detto scoppiettante, arriverà con una mise molto particolare. Un applauso a Oliver Mathys. Good morning, everybody. Hi. Oh, it's so nice to see you here in Italy. I was coming from Canada the last days, and you know, I'm a famous hockey star. You see, we have the Hall of Fame of the hockey stars in Canada. And I was so lucky because I was going outside, and 2 days ago, it was snowing. And I was thinking, I can go here on the water. But okay, now we see we have the sunshine, and it's no hockey today. But, hello. I see you once again. Ciao. How are you? You fine? Yes? I heard you make a little bit of translation for me today. Okay. The first you understand? Good morning, everybody, yes? Ciao. How you feel in Italy? Yes? A little bit cold outside now, isn't it? Yes? Ciao. And grazie for the invitation. Yeah, yes, I feel like that, yes. Okay. I will show you a little bit of presentation about the International Garden Center Congress. And I know I've made the same in Germany. All the people, every time they are afraid to go out from their own country, because you know, if you go to Canada, if you see a lot of international people, and if you speak Italian, it's not easy. You must try to speak a little bit English, but don't be afraid. I will tell you something about today, and I will show you. Try it, go out, and we have also the same problem in Germany. The people don't like to speak English. But if you're all together, and we see the people was coming from Italy. Last year we was already 8 people. They're coming more and more, and you will be a bigger group. And then it's also much, much, much easier, and you can learn from the other countries. I will show you, I will explain you a little bit about the organization and about the trip to go to Canada. Sintetizzo. Ci presenterà innanzitutto il viaggio del 2017, del settembre 2017 in Canada, e uno dei punti che ha messo in evidenza è il fatto che gli italiani, c'è una presenza sempre piuttosto bassa di italiani. L'anno passato erano 8 e lui vorrebbe invece incoraggiare a partecipare anche chi parla solo italiano e imparare a poco socializzare, perché sono sempre esperienze fondamentali. Quindi vorrebbe incoraggiare e spingere alla partecipazione, perché sono sempre esperienze straordinarie, e ora ci mostrerà appunto quella relativa al Canada. If you're looking to the International Garden Center Federation, then we have total over the world, we have 18 federations in different countries, and I know we tell you which countries are, you can see it. There are Italians, we have Spain, we have US, we have Ireland, we have the Czech Republic, a lot of them. And then they make part of the International Federation. And they give some information about the results, about the turnover in the country. But also, every year they go to another country and they will visiting some garden centers, also a touristic program, what we do together. But the most important thing, we are all together, we are friends. And you see already, we have what we have done 2 years ago, we was together in Belgium. And I know a lot of you, and in the international group, it's the same. Ha parlato dell'Associazione Internazionale dei Centri di Giardinaggio, ce ne sono 18
di associazioni che hanno aderito, e questi sono alcuni sono i paesi, diciamo, che partecipano. E importante è proprio lo scambio delle informazioni, che non riguarda solamente il fatturato, ma anche lo scambio di esperienze, l'esperienza di studio, l'importanza del viaggio e del confronto. Which people are coming there? We have the owners of the garden centers, and mostly there are some big garden centers. But one point what I like very much, the last years we have more and more young people. And I see it also when I've made the presentation in Germany. We have also in the board of the federation in Germany, we have younger people who come inside. And I have heard yesterday a presentation about social media, about Google, about Facebook. It's so important that we accept the changement in the market. We must learn also from younger people. And that's also a possibility in this Congress. We have more and more young people and come in contact with these people. They have also another experience, and it's very good to learn from them. And also, what I've read more, for me it's also interesting to see, because I have made the presentation in German and in Dutch, and then they have made a presentation for me in English, and I must read also what they sent for me. I will give you an example. I was 3 years ago, I was in Ireland. And because I'm working also a little bit as a journalist, and I have one question to ask a lot of people. It's every time the betting plans in the spring, in March, April, May, we must make the turnover. And I asking the people, how was it this year? I was asking people from China, from Japan, from South Africa, also Silvano from Italy. And I have from 8 countries, I have a different experience. I have taken this experience back to Holland, and we have talked about it in the Dutch Federation. We have learned so much, and I know that Intertoin, to give you a small example, they have changed the collaboration with the growers together, because the Chinese and the people from South Africa give us an example. And if I see an Intertoin group, it's a very important group in the Dutch market, but I learn about this Congress. And you can profit from this experience from other people. Allora, innanzitutto ha detto come specchio del cambiamento dei tempi che chi partecipa anche a questi viaggi, chi fa parte anche delle associazioni, non sono più solamente i proprietari dei centri di giardinaggio o il gruppo dei managers, ma anche i giovani imprenditori, proprio anche grazie o alla luce del fatto dello sviluppo del web, perché sanno molto di più anche dal punto di vista anche tecnico rispetto alle generazioni precedenti. Quindi c'è stata una crescita anche proprio nella partecipazione delle generazioni più giovani. Poi ha sempre ritornato sull'elemento della partecipazione e dell'utilità anche di partecipare a questi viaggi. Ha fatto un esempio relativo a qualche anno fa di un viaggio che lui ha fatto in Irlanda con l'associazione, e siccome svolge anche l'attività di giornalista ha chiesto dei chiarimenti, c'è stato uno scambio di opinioni relativamente al fatturato in paesi come la Cina, il Giappone, anche l'Italia, ha detto che ha parlato con Silvano, con persone anche del Sudafrica, e grazie a questo scambio e quello che è emerso è che naturalmente nessuno dei fatturati era identico, c'erano anche delle grosse differenze. Grazie a questo scambi di informazione è cambiato anche il contatto con i coltivatori, per esempio, e ci sono stati dei cambiamenti anche di tipo politico, diciamo così, nella gestione della produzione, grazie anche a questo scambio che c'è stato. If you see about the people who are coming to the Congress, we have 80% they're coming from Europe. The rest will be from China, South Africa, Australia, Canada. The countries who have the most people who's coming there, every time it's the UK, then coming Germany, and I see it along of many years. We have 3 or 4 people from Italy, very, very small group. Last year, as I tell you, we was 8 people.
And I tell yesterday with Silvano, we must have 15 or 20 people this year. I hope you will come with us. Sì, allora, negli anni passati c'è stata una partecipazione europea di circa dell'80%, sempre un po' esiguo il numero degli italiani. Negli anni scorsi dalle 3 alle 4 persone, l'anno passato 8 persone, lui vorrebbe arrivare, ha detto che ne ha parlato anche con Silvano, a un target che va dalle 15 alle 20 persone, 15-20 partecipanti. Okay? Yeah. We have already 160 people who are coming to Canada, and we have placed 250, 280. You see here also the website where you will find all the information. Allora, tutte le informazioni dettagliate le trovate sul sito che è indicato. Why did you go ahead? E ci sono circa già 160 persone che si sono registrate, però c'è spazio anche per altri. And here you see the website. Perhaps you can explain a little bit by the registration where they can look for make the industry because it's online. Sì, questo è un esempio del sito, quindi con la home, l'itinerario, l'accommodation, la registrazione, eccetera. Questo è come il sito si presenta, come lo vedete, per partecipare appunto al viaggio. And one very important point, because the people ask me every time how much it costs. You can make your own choice. We start last year with different kind of hotels, and also this year, if you go to Canada, we have 2 different hotels. Ecco, per quanto riguarda anche i costi, quindi la scelta dell'albergo, ci sono appunto, c'è possibilità di scegliere alberghi con tariffe diverse, insomma, c'è per esempio questo che naturalmente è l'eccezionalità, lo Sheraton proprio vicino alle cascate del Niagara. Yes, you see, I have booked already my room. My room will be in the Sheraton on this side, and I can look in the morning to the Niagara Falls. Ha detto che lui ha già prenotato la sua camera, è proprio sulla parte posteriore che gli consente di guardare la mattina le cascate. But don't wait too long time because the rooms are limited. Quindi bisogna fare presto perché le stanze non sono molte, non ci sono molte camere. And you must wake up in the morning because you have 1 hour before the breakfast to see it. Bisogna svegliarsi presto la mattina. Sì. Also, a possibility what you can do, it's not in the trip, but if you are 2-3 days before or later, you can go with a helicopter to the Niagara Falls. Isn't it beautiful? Ecco, questo non è incluso nel programma, però se avete modo di arrivare qualche giorno prima oppure di fermarvi un po' di più, è possibile organizzare anche le gite in elicottero sopra le cascate. Here we see already by Google Maps where we are. We are really in the east of Canada, in Ontario. You see Toronto, and here, the red point, there's our hotel. Questa è la parte dove andremo, insomma, la parte orientale del Canada, vedete Toronto e poi appunto la zona dell'Ontario. I don't like to talk a long time about the program what we have. We see garden centers. We see the famous hall from hockey, from ice hockey. We will have a campfire together. We will eat at night with music together. And on Friday we have a big gala event. And for the gala event it's very important you take the smoking to be very chic and we will have a nice evening together. Allora, non vuole entrare in tutti i dettagli diciamo di tutte le giornate, però ha ricordato per esempio la visita alla Galleria della Fama dell'hockey, quindi questa sorta di museo legato alla storia dell'hockey sul ghiaccio, ha ricordato una serata col campfire and music, quindi il falò, la musica, i balli, e poi ha ricordato anche la cena di gala, insomma, del venerdì. Questi sono alcuni degli eventi. And here you see 4 pictures what's for me the International Congress. You see, I go there to find friends, some family. You see a group of Japanese people, the young people, Germans. And what we see here, if you look very well, this is the group from last year in Switzerland from the Italians.
Questi sono alcuni esempi, sono alcune fotografie appunto dei viaggi passati, un gruppo di giapponesi, poi sulla destra sempre in alto un gruppo di tedeschi e poi il gruppo di italiani. I hope so that you come with me to Canada. For me it will be a big pleasure. And as I told before, you see all the information on the website. Thank you very much. Quindi, Canada. The next one. It's too short. Okay. I know we must change. Okay. I don't change my clothes, but Canada, it's Finnish. sì, non si cambia d'abito, però passiamo ora alla Germania, al viaggio studio in Germania. A few of you was visiting with Silvano and with me together Belgium 2 years ago. And Silvano asked me, I think 2 months ago, when we was with the German Federation in the north of Italy, and we was visiting the Christmas market from the Italian garden centers. And a small information, we was very, very impressed about the presentation. And I don't remember me the name of all the garden center what we have seen, but it was great for us to see it. And the German, they haven't think that we have this high quality of presentation for the Christmas here in Italy. And Silvano asked me, okay, can we go to Germany, in the north of Germany, and we will organize the trip. It will be in the week between the 19 and 23 June. Normally it will be 3 days, as we have done make the last time. Dunque ha ricordato il viaggio studio in Belgio di due anni fa e l'interesse insomma, che questo ha suscitato e in modo particolare ha parlato poi con Silvano delle presentazioni relative al Natale e anche la rilevanza che queste hanno nei garden center tedeschi e di qui la decisione insomma, di organizzare un viaggio nel nord della Germania a giugno prossimo. I will explain you a little bit about the German market. In Germany, we have every time the concurrence between DIY market, and on the other side we have the garden centers. Due diciamo, importanti settori in Germania sono quelli dei garden center e poi del brico, del do it yourself, insomma del fai da te, quindi questa catena di magazzini, diciamo, grandi magazzini. We have also a federation. The federation is the VDG, the German Association of Garden Centers, and they have around 180 members. Poi ci sono un'associazione di 80 membri che riguarda proprio l'associazione di giardinaggio. If you're looking a bit to the market, the German garden centers, they are very, very strong with the fresh products. That means with indoor plants, outdoor plants, but also with cut flowers. That's the USP of the garden centers. Quindi in Germania il settore del garden center è molto, molto forte, sia per quanto riguarda le piante da interno, esterno e i fiori recisi. And you see, we're missing the result. In the last year, they have 38% of the market. 38, yes. La percentuale che qui manca è del 38% sul mercato, hanno un market share del 38%. The most dominant groups what we have, and I will talk more about the garden centers and not about the DIY market. The most important groups what we have is the Saga Floor. Saga Floor is a buying corporation with 3 different concepts, and we have Kölle and Diener. Il gruppo più importante è quello del Saga Floor. Oops, what's happened now? Okay, no, it's back. If you're looking to the Saga Floor. Sì, no, voleva dire Olivier che Saga Floor è un gruppo di acquisto di indipendenti e si divide in 3 insegne, in Bell & Dress, Gruner Leben e altri nomi impronunciabili. Però è un gruppo d'acquisto che si sviluppa con 3 layout diversi e li pubblicizza proprio in maniera completamente diversa. If you're looking to the Saga Floor, they make a turnover about 1.2 billion euro.
Sì, questo è il fatturato di 1,2 miliardi di euro. 10,000 people works in the garden centers from the saga floor. Quindi ci sono circa 10.000 posti di lavoro, insomma 10.000 occupati all'interno di questo gruppo. And what we hear from Silvano before, we have 3 different garden centers. We have Belandris. The second one concept is Da blüh ich auf. And the third one is Grün erleben. E questi sono i 3 sottogruppi, non so come chiamarli, con le varie locazioni, quindi 40 per Bellandris, 90 per Da blüh ich auf e 80 per Grün erleben. And if you hear Da blüh ich auf, that means I'm flowering. I'm flowering. I feel as a flower, I will be bigger. Ah, that's the meaning. Yeah, I feel that's like what, mi yes, sento come, yes. come un That's fiore. Da blüh ich auf. And Grün erleben, that means to feel the green. To feel, vivere il verde, Grün erleben. Yeah. Vivere il verde. And then I have also 2 concepts with pets. That's Zoo and Co with 150 and Tier Total with 90. Ecco, e poi c'è il Zoo Co che riguarda il settore del pet, e poi Tiers Total, un altro gruppo con 90 siti, insomma, sedi. Si sono completamente diversi questi gruppi, hanno una comunicazione diversa, una pubblicità. Sì. And for me, the most important thing for the saga floor, the success story of the saga floor is you have here around 250, 300 companies. They're not in a concept. They only buy together with the saga floor. Poi ci sono altre 250 compagnie che sono indipendenti rispetto a questi gruppi, quindi oltre a questi gruppi ce ne sono altri 250 che collaborano però. Because in all countries you have the problem, the people, they like to show their own brand. That means Silvano will be flower. He don't like to be integrated in Intratoin. He like to see his name on the top of the garden center. And that's why the Saga Floor make the companies without concept. That means they have the power to buy together, but no name of the Saga Floor. Sì, sono appunto compagnie, queste diciamo indipendenti, che amano ancora avere il loro nome legato al proprio garden center, diciamo, quindi avere un proprio brand. Yes? Yes, the Saga Floor started 2 years ago to open the market for Switzerland and for Austria. But in the moment there are not so many who comes there. Yeah. Quindi ci sono compagnie anche svizzere e austriache legate sempre a Saga Floor. Then if we're looking to the German Association of Garden Centers, there are around of 200 garden centers who are integrated. And sometimes you hear about, there are 140, 150. It's because some owner, they have more than one garden center. But if I'm looking to the quantity of the garden centers, there are 200. Quindi ci sono circa 200 centri all'interno dell'Associazione Nazionale Tedesca dei Garden, anche se appunto ci sono anche dei proprietari, ci sono diciamo imprenditori che hanno più di un garden, però il numero è all'incirca 200 complessivamente. One point what is very interesting for me, a federation, normally they don't make business. They are not a supplier, they don't sell anything. In Germany, they start 3 years ago with Olerum.de. Olerum is an online shop, was made by the German Federation, and they're selling directly to the customers. If you are a garden center, you can be member of the Olerum shop. And then you received a little bit of the result from this company. Quindi questa compagnia Olerum The Online Shop, nata 3 anni fa, che si occupa di vendite online a cui anche i garden center possono aderire, e è tutto gestito appunto a livello web. We have also the inspection what we do, what you also start a few years ago with Sue Ellen here in Italy. I do it with a colleague in Germany. And we have started last year with an academy. That means with the education of the people from the garden center.
Quindi hanno anche loro l'attività di inspection annuale che poi rilascia un certificato appunto di qualità, e poi dal 2016 è nata anche l'attività dell'Academy, quindi dell'offerta di vari corsi formativi. If you're looking to the turnover last year, it was very complicated also in Germany because in March, April, the weather condition was horrible. It was raining every day. And they lost in springtime around 20% from the turnover. You know, altogether in spring, we must make the turnover. Dunque l'anno scorso è stato un anno particolare, non molto positivo neanche per la Germania, perché hanno avuto un clima terribile in marzo-aprile e in quel periodo hanno avuto una perdita del 20%. But the summer was very well, and you see that they make more and more events in the garden center as lady night. They have more and more restaurants, coffee shops in the garden center. In total, they have make a small plus with 2.5 turnover more than 2015. Poi l'estate invece è stata ottima, per cui c'è stata questa risalita e alla fine hanno avuto una positività del 3%. They have less customers, but it's nearly the same. They're missing only 1%, but when a customer comes to the shop, they buy 3.5% more. Quindi meno clienti, però la spesa del singolo cliente, la spesa diciamo è aumentata del 3,5 per cliente. If you're looking in the garden center from the German Federation, in totally, they have 24.2 employees. But that means you have small one with 10, but you have also other one with 60. Questa è la media, diciamo, del personale, dello staff per ogni full time, quindi a tempo pieno, per ogni centro, per ogni compagnia, il 24,2 persone. And there's really the last point for me, it was magic. If we heard in spring, we lost a lot of turnover with the plants because it was horrible with the weather condition, but in totally, they have a plus with 3% over the year. For me, it's magic. I don't know why. Sì, lui ha definito questa cosa appunto magica, questo aumento, nonostante diciamo la lotta con il weather, con le condizioni climatiche, questa però crescita che c'è stata. If you're looking a little bit more about the turnover, we have in the nursery, we have 13%, perennial 6%, that means all outdoor plants together. It's 19% of the turnover. Quindi il 90% del fatturato. 19. Yes, 13 plus 6. 19 yes, tra yes, the first le two. perenni e la produzione in serra, tra le piante perenni e quelle serra. Then we have the bedding plants. The next one, that's the flower bed and balcony plants, is 18, and the indoor plants, it's 12. Ok, sì, questi sono i dati che voi vedete, insomma, il 18,5 e il 12% invece per le piante da interno. That means also cut flowers, it's a fresh product. If I take the first 5 points, we are more than 55%. No, vuole sottolineare il fatto, scusami, che in Germania i garden center mediamente fanno il 55% di tutte le piante, inclusi i fiori recisi, perciò questo dato importante rispetto alla media nostra italiana, sono molto forti con le piante, più di metà del fatturato è piante e fiori freschi. Why it's so important? Because all the DIY market, they don't do it with plants. They have not the experience, they have not the employees for the living products. And that's the reason why the German garden centers make the focus really to the living products. Ha continuato con questa sorta di commento, no? La Sì, produzione lo riferisce un po' al DIY, siccome dice che la grande competizione in Germania è appunto col DIY, l'arma dei garden center da loro è proprio quella di essere specializzati nelle piante, perché loro aumentano sempre, perché i DIY non sono ancora riusciti ad avere del personale specializzato per la cura delle piante. One point what's also very interesting, it's 8.5 turnover with the restaurants and with the coffee shops. 3 years ago, we have only 2% of the turnover. Now we are by 8.5.
Quindi anche il fatturato relativo alla ristorazione è cresciuto, in precedenza era il 2%, ora è salito all'8,5%. Every time, if I'm coming to another country, if I'm coming to France, and I think it's also a little bit in Italy is that, I'm asking the people why you have not a good coffee shop, why you have not a restaurant in your garden center. Spesso lui chiede appunto, per esempio in Francia, perché non hanno un servizio di ristorazione nel loro garden. The answer is, oh no, the people that don't like to drink coffee in the garden center. La risposta è no, perché alle persone non piace prendere il caffè nei garden. I was in December together with the Germans in the north of Italy. We was visiting Silvano. I haven't asked Silvano, how many places you have in the big restaurant for Christmas? How many people can sit there, Silvano? 250, only for Christmas, 250. 250, scusate. And the people tell me the Italians don't like to drink coffee in the garden center. It's only for Christmas? Yes, this one. Why you don't have it every time? Abbiamo tutto l'anno un caffè, ma avrà 40-50 posti per Natale, e siccome facciamo una cosa specifica per Natale abbiamo molti più visitatori, allora abbiamo 250 posti. Costruiamo una tensostruttura specifica per quello. If I'm looking to the UK, there's some garden center, they have more than 300, 400 places, and for lunch, they have 3 or 4 times the table full every day. They make a lot of money with that. In Inghilterra invece la situazione è molto diversa, hanno una media di posti che va da 300 a 400 posti appunto. Il problema è comunque normativo, la risposta che è normativa, perché spesso non si può, non riceviamo i permessi per farlo, insomma, questa è la... I think it's really interesting to think about it also, what we can do in Italy. Here I have some impression from German garden centers, and you see it's very clean, the structure, it's very, it's clean, it's strict. Queste sono alcune fotografie dei garden in Germania e ha sottolineato il fatto che sono molto lineari nell'esposizione. C'è questa linearità, questa geometricità. And it's also the same with this product. È lo stesso per quanto riguarda questo tipo di prodotti, l'esposizione di questi prodotti. Here we have some more pictures about compositions and, oops, I must go back. Yeah. About composition, because the customer like to go, to take it, to buy a present, and they have only perhaps 3 minutes in the garden center, but they like to buy anything. It must be ready for the customer. Questi sono degli esempi di composizioni pronte, diciamo, per l'acquisto, che quindi il cliente può scegliere nell'immediato e comprare. We will make a tour together, and I have here a picture that's a very special farm. They make strawberries. And we don't visit only garden centers, we will also visit this famous farm in the northeast of Germany. Quindi il viaggio non comprende solo la visita ai garden center, ma per esempio anche in questa, diciamo, crescono, coltivano le fragole, quindi è un noto centro di coltivazione delle fragole. And if we see a little bit on Google Maps, I don't know yet where we will start, because really we start with the discussion what we will see, but sure, I think we must go a little bit on the place of Berlin. We must go to Rostock. They're the famous Grünfinger Garden Center, and also the strawberry farm. We will go to Hamburg, and I like to integrate DIY market, but also garden centers, both together. Quindi questa è una traccia del percorso che verrà fatto, la toccherà Berlino, Rostock e anche Amburgo, ed è una zona molto ricca per quanto riguarda i garden anche. That means it's your choice to make the reservation. Already it will be in the week 19 till 23 of June. And I'm so sorry I cannot make a special price if you come to both trips. But yeah, it will be a pleasure for me. Quindi, and before I stop, yes? Okay. Sì, quindi non potrà fare un prezzo speciale se partecipate a tutti e due i viaggi in Canada e in Germania, ma le iscrizioni sono aperte, quindi anche questo è un viaggio interessante da fare.
And I have last thing, and I have no picture about it, but that's the thing what's coming from my heart. You know, the Italians are the most important group outside of Germany who are coming every year to the Christmas World. At the Christmas World, we have a new fair. What I have developments with some friends, with Rudy and Pascal from Holland, and it calls Flora Decora. Flora Decora, the new concept with fresh flowers and plants, and it's also integrated in the Christmas World. I know a lot of Italian peoples will be there. It will be, for me, it will be a pleasure, because I will understand from Flora Holland, and we can walk around, Silvano, if you like to do it, and I have also some cards to have a free entrance for them. It will be a pleasure if you are there. Thank you very much. Bene. Sì, no, dico qualcosa sull'ultima parte, probabilmente molti lo sanno già. All'interno di Christmas World ci sarà un reparto piante quest'anno, Flora Decora ha investito, che creerà qualcosa di molto carino come presentazione all'interno di Christmas World. E lui, siccome si occupa anche di questo, ieri sera ci ha detto che ha addirittura 8 cappelli, fa 8 mestieri diversi. Ok, ci sono un po' di biglietti della fiera e sa dai dati della fiera che uno dei gruppi più numerosi nazionali sono gli italiani che visitano Christmas World. Veramente quando si visita questa fiera nei corridoi si sembra di essere in Italia. Perciò per questo motivo fa un invito speciale a venire a vedere questa presentazione, le piante tematizzate a Natale, e lui avrà piacere anche di accoglierci e di raccontarci qualcosa, e ci ha lasciato anche alcuni biglietti omaggio per questa fiera. Allora io lo ringrazierei moltissimo perché è sempre così disponibile e gentile, ci ha già seguito anche in Belgio. 2 cose volevo dire: per la prenotazione del viaggio in Canada è già disponibile farla sul sito dell'Associazione Internazionale, se avete problemi chiamate la nostra segreteria. Per quanto riguarda invece il viaggio in Germania lo dobbiamo ancora concretizzare come budget. Diciamo che normalmente ci muovevamo all'intorno dei 500 euro per una gita di 3 giorni, quello che abbiamo fatto in Inghilterra e in Francia, e abitualmente il volo è a carico, è escluso da questo computo. Comunque vi faremo sapere le informazioni il prima possibile. Credo che sia molto interessante, anche perché questo Garden di Rostock l'abbiamo già visitato, e soprattutto questa fattoria delle fragole è una cosa veramente stupenda, bellissima, con un sacco di idee, di spunti che crediamo che siano utili per tutti, per creare delle emozioni nuove, visto la competizione con Internet. Perciò grazie Oliver e see you in Germany. Sì. One moment please, one moment. Ah sì, se c'era qualche domanda anche per Oliver, ma di solito... Classica, vi vedo che siete praticamente soddisfatti e quindi va benissimo, andiamo avanti. Ok, allora intanto se mi permettete un applauso alla professoressa, facciamolo, perché termina la sua collaborazione, almeno per quanto riguarda questa 2 giorni.